Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Penso abbiate capito che mi trovo all'interno del nuovissimo Alfa Romeo Stelvio Model Year 2020, gamma Alfa Romeo Premium di FCA che è stata rinnovata, se vogliamo, insieme alla Giulia, quindi Stelvio e Giulia, SUV e berlina sono state rinnovate con degli accorgimenti estetici ma anche tecnologici e di sicurezza, e quest'oggi mi trovo all'interno dello Stelvio qui presso il concessionario Autoclub di Bari, che ringrazio per concedermi l'opportunità di portarvi a bordo dello Stelvio per questo video, per mostrarvi appunto le sue novità, soprattutto tecnologiche, perché sono quelle più succose. Prima però iscrivetevi al nostro canale, attivate le notifiche con il campanello e per restare aggiornati sui nostri account social Facebook e Instagram seguiteci. Lo schermo Alfa Romeo con il nuovo logo e il loghino di Harman Kardon, che sarebbe l'impianto audio di quest'auto, si accende per noi. Accendiamo un po' il quadro per apprezzare tutte le novità. Qui ci sono le istruzioni iniziali, un'auto nuovissima, e vediamo subito la novità di questo schermo, che è diviso in dei piccoli widget. Non è l'unica novità che è presente nello Stelvio, perché Stelvio e Giulia hanno avuto delle nuove colorazioni per quanto riguarda l'esterno della carrozzeria. Ci sono delle novità riguardanti lo schermo in sé, perché adesso è touch, questa è una delle più importanti. Volante rinnovato, schermino in digitale alle spalle, dietro il volante, dedicato quindi al guidatore, rinnovato anch'esso. Lo schermo da 8,8 pollici, che adesso è di serie su tutte le versioni, e ultimo ma non per importanza il tunnel centrale, con delle novità anche qui per quanto riguarda le superfici, un piccolo tricolore dietro la nuova leva del cambio e i rotori tramite i quali si possono controllare tutte quante le funzioni dello schermo dell'infotainment, oltre ovviamente al pulsante per quanto riguarda il freno a mano, che è stato spostato. Sotto il mio bracciolo, per non dimenticare questo piccolo dettaglio, lo apro, ci sono una presa USB, una presa per il cavo AUX per sentire la musica, una USB-C, una 12 volt, una postazione per la chiave a quanto pare, ma soprattutto una grande novità, la postazione, la piattaforma per la ricarica wireless dello smartphone. Ma saltiamo subito alla scoperta di questo sistema infotainment. Questa è la home page, ci sono 3 widget nella home page che si possono, se vogliamo, slidare, usiamo un termine anglo-italiano, verso destra col rotore centrale. Ci sono tutte queste finestre, alcune non sono disponibili se l'auto è spenta, ma iniziamo appunto dalla schermata principale, perché troviamo questi widget che col pulsante in alto a sinistra possono essere spostati, trascinati. Tornando indietro con la freccetta o col rotore centrale, torniamo a questa colonna di sinistra dove possiamo visualizzare l'orario, dove possiamo andare a cliccare su appunto queste finestre principali. Qui in basso viene mostrata la temperatura, che in questo caso è di 12 gradi, fa un po' freddo, devo ammetterlo. Tornando alla home page, vi faccio vedere tramite 2 pulsanti la freccetta con la quale si torna semplicemente indietro, o il pulsante proprio col simbolo della casetta, si torna alla home page. Andiamo per ordine tra queste finestre. Nella radio abbiamo quindi tutte quante le funzioni, più che altro di media, perché non c'è solo la radio, in questo caso FM, con la quale si può andare a attivare o disattivare del tutto il volume. Questo è il pulsante per il mute, o andiamo avanti e indietro tramite le varie stazioni. Qui in basso una riga dedicata alle stazioni messe in memoria, quindi preferiti. Con il pulsante Search possiamo scegliere tra AM, FM, radio DAB, radio digitale DAB, le prese USB 1, USB 2, USB 3, perché ce ne sono 3 in tutto, Bluetooth, quindi connettività Bluetooth, o cavo AUX, come vi ho detto qui in basso. Tornando indietro mi devo abituare a usare il rotore, perché questa novità del touchscreen è molto importante. Prima non era presente sullo Stelvio, ma continuo a pensare che su un'auto di queste dimensioni e con questo utilizzo più che altro da viaggio sia molto più utile e molto soprattutto più sicuro e comodo andare a utilizzare questo sistema infotainment con il rotore centrale. Scendendo troviamo la categoria dei preferiti, che in questo momento non sono stati ancora settati, la lista delle stazioni, quindi tutte quante le stazioni. Andiamo su Radio DJ magari. Tornando indietro, anzi no, torniamo perché ce n'è un'ultima, c'è la ricerca del canale, con la quale si possono cercare tutte quante le frequenze precisamente. Seconda finestra di questa home page, quindi secondo widget, è quello dedicato alla navigazione.
navigatore. Qui troviamo la mappa in grande con la quale possiamo andare sulla quale possiamo andare a modificare la nostra visuale, quindi andare a scegliere una visuale in 3D, una visuale in 2D presa dall'alto, o ancora un 2D con il nord fissato, ma torniamo in 3D perché è quella esteticamente più gradevole. Con questa piccola linea possiamo andare ad aprire un menu a tendina con il quale andare a cliccare sulla destinazione, molto simile alla vecchia Stelvio pre-Model Year 2020, questa ricerca come i telefoni di una certa età. Scendendo abbiamo le destinazioni recenti che in questo momento non ci sono, le destinazioni preferite, possiamo settare l'indirizzo di casa o di lavoro, quindi quelle frequenti, i punti di interesse, ristorante, sportello automatico e così via, e anche possiamo esplorare la mappa muovendoci con il rotore per zoomare, quindi girando la rotella intorno alla manopola, oppure spostandoci con le freccette. Torniamo indietro. C'è anche un altro menu a tendina con il quale aggiungere delle shortcut se vogliamo. Dopo la navigazione, che quindi questo secondo widget, c'è la pagina dedicata alla connessione del telefono. Un'altra novità è che quest'auto ha a disposizione la connessione, quindi non è limitata alla vettura stessa, ma appunto può connettersi online, e ha anche la connettività con i sistemi Android Auto ed Apple CarPlay. Abbiamo l'assistenza al conducente, ci sono tanti nuovi sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida presenti nel nuovo Stelvio, l'Active Blind Spot Assist, che è quello per quanto riguarda l'angolo cieco. Possiamo andare a cliccare sulle impostazioni di questo sistema di sicurezza. Ogni sistema ha le sue impostazioni, come vedete, si può spegnere o accendere e regolarne le impostazioni. C'è il Lane Keeping Assist, che è quello che mantiene la corsia, Forward Collision Warning, che è quel sistema che impedisce di fare degli incidenti, letteralmente delle collisioni, quindi un avviso che va ad avvisare il conducente, a notificare al conducente la presenza di una vettura presso la quale ci si sta pericolosamente avvicinando. Il Driver Attention Assist, che è quello che va a riconoscere la stanchezza del guidatore. Infatti vi ho detto, un'auto prettamente da viaggio, con anche la regolazione della sua sensibilità, standard o alta. Il riconoscimento della segnaletica stradale, Traffic Sign Recognition, Speed Limiter, che in questo momento non è attivato, ma appunto il riconoscimento del limitatore di velocità, del limite di velocità più che altro, scusate. I sensori di parcheggio si possono attivare o disattivare. La telecamera posteriore, ci sono delle impostazioni per quanto riguarda la sua attività o meno, il suo spegnimento o una griglia, e anche gli abbaglianti automatici, Automatic High Beam. Un altro widget riguarda il clima, che può essere controllato sia dalla dalla pulsantiera in basso sotto le ventole dell'aria condizionata, in questo momento non potete vederle, sia appunto da questa pagina. Come vedete è tutto quanto touch. In questo momento stiamo riscaldando i sedili, ma preferirei sinceramente di no. Con questo si regolano i livelli del riscaldamento dei sedili, e qui possiamo regolare l'aria condizionata. In questo momento l'ho accesa col touch, infatti le ventole si sono aperte, ci sono tutte quante le regolazioni comuni che conosciamo, con la temperatura e con la direzione delle ventole per quanto riguarda guidatore e passeggero, e per quanto riguarda anche lo sbrinamento, il clima automatico. In questo momento però lo spegniamo. Tornando alla home page possiamo dare uno sguardo alle prestazioni della vettura, perché ricordiamoci, Alfa Romeo ha un cuore sportivo, sembra un cliché da dire ma è così, e possiamo dare uno sguardo a tutte le sue ai settaggi e alle informazioni sulle prestazioni della vettura. Modalità di guida, indicatori tecnici, lo storico dei consumi per andare un po' a vedere un report se vogliamo, e anche sull'efficient drive. Qui c'è torque, che in inglese sarebbe la coppia. Appunto, queste sono tutte le finestre che potevamo visualizzare, potevamo selezionare la loro visualizzazione in questa pagina, e andiamo a vedere gli indicatori tecnici, quindi olio, il boost, quindi del turbo, e la coppia. Nello storico dei consumi quest'auto ha 12 km sul contachilometri, quindi praticamente non ce ne sono. In Efficient Drive possiamo andare a vedere sempre dei report su quanto riguarda l'efficienza di guida del proprietario dell'auto. All Wheel Drive, quindi qui c'è tutto quanto uno schema con l'auto, con una grafica molto bella in 3D che va a mostrare appunto la motricità. Qui ci sono le informazioni della vettura invece. Possiamo dare uno sguardo sempre di nuovo allo Stelvio in 3D,
Olio motore ok, pneumatici ok, quindi non hanno bisogno di manutenzione. La D-Blue è ok, ha ancora un range di 4094 km. E qui ci sono le informazioni: la prossima manutenzione programmata va fatta entro un anno o 19.988 km, quindi ogni 20.000 km, perché quest'auto ne ha 12 fatti all'attivo. Andiamo a vedere la pressione degli pneumatici in bar con la visualizzazione dall'alto dello stelvio, il livello dell'olio motore. Spiega, molto utile: per una lettura aggiornata, parcheggiare in piano a motore caldo, spegnere, attendere 5 minuti, premere start senza riavviare il motore e attendere alcuni secondi. L'istruzione proprio molto basica e molto semplice per chi magari non è esattamente un esperto in quest'ambito. Nella D-Blue troviamo appunto il livello della D-Blue, anche qui spiega un po' come visualizzare il livello della D-Blue. E qui possiamo esplorare le modalità di guida, perché tra i rotori c'è anche quello del DNA. Possiamo andare a un po' selezionare la nostra modalità di guida da quella un po' più dinamica, un po' più sportiva, che va a togliere il limitatore alla coppia del motore, va a mettere in modalità sportiva sterzo e cambiata. Possiamo andare in N con una... tra l'altro c'erano anche qui la trazione integrale in sport e l'acceleratore in sport, scusate le avevo saltate. Abbiamo qui in modalità N il limitatore in off, sterzo è cambiata quindi in comfort, una modalità un po' più normale, e anche in normale saranno la risposta dell'acceleratore e la trazione. In A invece, se vogliamo una modalità un po' più ecologica, diciamo così, con il limitatore della coppia attivo, lo sterzo e la cambiata in comfort di nuovo, e la trazione e l'accelerazione in modalità normale. Uso e manutenzione infine ci dà accesso al libretto della manutenzione dell'auto, con una ricerca in ordine alfabetico o per immagini. Qui, come vedete, ci sono i servizi connessi, ci può essere una chiamata di assistenza, un SOS in caso di emergenza o anche avere l'accesso all'hotspot del wifi. Infine le impostazioni: abbiamo le impostazioni della vettura, e ora vi spiegherò perché ho specificato perché sono della vettura. Qui abbiamo le classiche impostazioni per quanto riguarda i fari, il sensore, il follow me, il cornering e il coming home, l'unità di misura e le lingue da selezionare, orario e data, quindi si può sincronizzare con il GPS, quindi in base a dove ci troviamo può essere settato il fuso orario e il formato dell'ora in 24 ore. Sistemi di sicurezza passiva, quindi l'airbag del passeggero, auto park brake, quindi il freno a mano automatico nel momento in cui mettiamo l'auto in modalità park, e le informazioni sul service dei freni. Ci sono delle impostazioni per quanto riguarda il comfort del guidatore, con l'entrata facilitata, il sedile che torna indietro quando apriamo lo sportello, passive entry, quindi attivare, se vogliamo, il keyless, le notifiche per quanto riguarda la ricarica wireless dello smartphone. Qui ci sono impostazioni per il blocco delle portiere, per il quadro di bordo, cosa visualizzare su questo schermino dietro il volante. Tra l'altro vedete anche la Forza G, in questo momento non posso mostrarvela perché l'auto è ferma, ma sarebbe spettacolare. Spero di portarvi il più presto in un test drive con lo Stelvio 2020. L'infotainment. A questa pagina credo si possa accedere anche dal pulsante con la rotellina dell'ingranaggio alla destra del rotore centrale. Proviamo a spegnere lo schermo, lo riaccendiamo cliccando sul rotore centrale e possiamo dare uno sguardo alla luminosità del display, porla in automatico o in manuale per quanto riguarda la sua modalità, oppure notte o giorno, la luminosità delle due modalità di visualizzazione. Impostazioni dell'audio per regolare i bassi, gli alti medi, il balance o il fader. Vedete, possiamo regolarli in questa maniera con il rotore. Tornando indietro con la freccetta, regolare automaticamente il volume secondo la velocità dell'auto, quindi se state in tangenziale, state andando un po' più veloce, l'auto regolerà automaticamente il volume della radio alzandolo. Impostazioni per attivare il suono surround, quindi che circonda tutti quanti i passeggeri, compensazione dell'aux e il ripristino delle impostazioni dell'audio. In home page possiamo trovare appunto varie informazioni per quanto riguarda spegnere lo schermo, la luminosità del display, riordinare i widget, quindi quelle piccole finestre che vi ho mostrato nella home page, e ridimensionarli anche. Se vogliamo dare più importanza ad uno, magari vogliamo una mappa ingrandita rispetto alla visualizzazione della radio. Possiamo anche andare a regolare il contenuto dei widget stessi, ovviamente. Ci sono impostazioni riguardo il Bluetooth, quindi con i dispositivi che sono stati connessi con questa vettura, qui si possono gestire,
intrattenimento. Nel frattempo è passata una piccola Abarth, non so se l'avete sentita. Comunque, per l'intrattenimento abbiamo anche qui notifiche per quanto riguarda gli annunci del traffico, la radio DAB, altre impostazioni. Sono veramente tante, guardate quante sono. Andiamo alle impostazioni del telefono. Modalità projection, scusate. Quindi andare a proiettare, quindi una funzione, se non sbaglio, di mirroring del telefono sullo schermo della vettura. Impostazioni della navigazione con l'aspetto delle mappe, quindi la visualizzazione in 3D se vogliamo, la route bar, le informazioni sull'arrivo, quindi con anche l'orario, e i colori automatici dello schermo. Gli avvisi per quanto riguarda il limite di velocità e gli autovelox, sono entrambi su off. La pianificazione di un percorso, andare a chiedere all'auto di trovarci un percorso più veloce, se magari ci accorgiamo di essere in tremendo ritardo e non vogliamo eccedere i limiti di velocità. Attivare o disattivare i pop-up delle istruzioni della navigazione, ma andiamo a dare uno sguardo alle prestazioni, alle impostazioni sulle prestazioni. Unità di misura, sistema metrico, ripristino dati di fabbrica e ripristino valori delle prestazioni. In Android Auto possiamo andare a regolare i colori dello schermo dell'auto con appunto questo sistema. In servizi connessi, anche qui possiamo andare ad attivare o disattivare la geolocalizzazione e possiamo andare a ripristinare i sistemi di assistenza al conducente. Infine, in sistema, qui ci sono le impostazioni per quanto riguarda il sistema stesso infotainment. Possiamo regolare l'accensione automatica, il ritardo dello spegnimento dopo aver chiuso la macchina, qui è impostato su 0. Possiamo aggiornare il software, le mappe del navigatore, il manuale dell'utente, possiamo cancellare i nostri dati personali, la privacy è sempre più importante, o ripristinare le impostazioni. Questo quindi era il sistema infotainment e come è cambiata la tecnologia di bordo di Alfa Romeo, condivisa anche con la sorella berlina Giulia, chiaramente, e devo dire che Alfa ha fatto un bel passo avanti. Molti lo sentivano necessario per andare un po' all'inseguire le rivali d'Oltralpe. Fateci sapere nei commenti se secondo voi questo era uno step necessario da raggiungere. Secondo me è un sistema veramente tanto intuitivo. Prima di salutarci vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di attivare le notifiche con il campanello e di seguirci anche su Facebook e Instagram.